finalmente è uscito Inkscape 1.3. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi testeremo questa nuova release di questo meraviglioso programma che è Inkscape, quindi condividiamo subito il nostro desktop. Abbiamo il nostro programma di grafica vettoriale Inkscape, link in descrizione per il download. E ancora una volta ragazzi, siamo forse il primo canale o comunque uno dei primissimi in Italia che testa questa nuova release. Quindi Inkscape 1.3 contro la 1.2 disponibile fino a pochi giorni fa. Allora, intanto complimenti agli sviluppatori di Inkscape, perché hanno fatto veramente un lavoro incredibile. È una delle probabilmente uscite più attese e con maggiori novità rispetto a magari le uscite precedenti. È, come vedete, un periodo, nonostante siamo ovviamente in pieno periodo estivo, è un periodo abbastanza di fermento per quanto riguarda le nuove versioni di programmi. Abbiamo visto l'imminente, o comunque se non imminente, prossima uscita di GIMP.3, vi lascio il link qui in alto a destra se vi siete persi il video dell'anteprima, e invece è già stata rilasciata questa versione di Inkscape che veramente introduce numerevoli e veramente molto interessanti novità che andremo ovviamente a vedere. Quindi abbiamo qui la nuova versione, come vedete, andiamo qui informazioni su Inkscape e abbiamo la nuova versione Inkscape 1.3 con questa nuova grafica. Io ho già aggiornato. Per scaricare Inkscape 1.3 andate ovviamente su inkscape.org e già nella pagina iniziale vedete c'è scarica ora, vi fa scaricare un file che voi installate e vi va a sovrascrivere la versione corrente di Inkscape, tra l'altro mantenendovi le stesse impostazioni, quindi veramente molto comodo. Torniamo al nostro Inkscape e vedete che io ho già creato queste tre forme per farvi risparmiare tempo. Ho già creato queste tre forme a sé stanti, quindi stella, quadrato e un cerchio di diverso colore. Allora partiamo dal menu, delle prime modifiche al menu, per poi entrare veramente nelle modifiche più importanti. Prima differenza, prima novità, il colore riempimento e lo stroke, cioè il colore di contorno. Allora, se vedete qui nella barra in basso, spero che la vediate, prendiamo in esame ad esempio la stella, vedete, colore di riempimento giallo e nero il colore di stroke, cioè il colore di contorno. Se vedete qui nella barra in basso, nella palette dei colori, c'è qui sul giallo un piccolo puntino nero e sul nero un punto, non so se lo vedete, un punto aperto, cioè vuoto. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo contraddistingue il colore di riempimento e questo ovviamente il colore di contorno. Io posso andare sulla barra e cambiare il colore solamente con un semplice clic, vado sul fucsia e vedete che mi ha cambiato in fucsia e vedete che il puntino si è spostato, e se spingo shift, faccio magari un zoom con CTRL e rotellina del mouse in maniera tale che vediate meglio, se io invece spingo shift e vado a cliccare sul verde, vedete che lui mi ha cambiato il colore di riempimento di verde e infatti vedete che il puntino il punto vuoto è ora sul verde. Torniamo, facciamo un CTRL Z, torniamo ovviamente al colore giallo e nero, e qui vedete nella palette dei colori c'è questa grande X, che significa che non abbiamo nessuna palette di colori preferita selezionata. Ci piace il giallo e pensiamo che possa essere utilizzato maggiormente, tasto destro, scegli colore e vedete che ci crea questa grande icona, che tra l'altro vedete è contrassegnata perché è il colore di riempimento in questo caso, ma se io cambio oggetto ovviamente non ci sarà più il puntino, ma sarà sul blu, vedete. E posso andare a inserire, io penso di utilizzare questi tre colori, il verde e il blu maggiormente, li metto direttamente qua in maniera tale da averli subito diretti qui, non andarli a cercare, quindi veramente molto comodo. Posso andare poi a fare un tasto destro, scarta colore e vado ovviamente a togliere la mia palette se non mi interessa, quindi sicuramente maggiore utilità e velocità nella palette dei colori. Altra importante modifica ce l'abbiamo, sono tutte piccole cose queste che vi faccio vedere inizialmente, che però sicuramente aumentano la produttività e la velocità del nostro lavoro. Vedete qui nel righello, io diminuisco, se prendo la stella come punto di riferimento vedete che c'è qui nel righello, faccio un po' di zoom, c'è questa linea azzurra che indica, vedete, la lunghezza nel righello della mia selezione. Quindi io posso andare ad esempio direttamente a
vedere, vedete, se io prendo la mia stella ovviamente con il lucchetto non chiuso, in maniera tale che posso distorcere a mio piacimento anche non mantenendo le proporzioni, vedete che io vado direttamente, per esempio voglio mettere questa parte sul 150, vedete che questo vertice, vado a prendere il vertice, vado a prendere questo vertice, lo prendo e vedete vado a metterlo lì nel righello sui 150, sui 155, posso avere così una dimensione già molto indicativa e abbastanza precisa della mia larghezza. Voglio ad esempio prendere questo vertice, andare sul 50, posso farlo direttamente così, quindi veramente mi avvicino a quello che voglio, poi posso andare ovviamente a scrivere direttamente il valore qua in alto. Quindi abbiamo già la visualizzazione della larghezza direttamente sul righello con questa selezione blu. Faccio un CTRL Z e ripristino la mia figura, eccola qui. Allora, altra novità importante, prendiamo ad esempio il cerchio come esempio, andiamo sempre nel menu di riempimento che come sapete è sempre qui, riempimento e contorni, si apre qua di fianco, faccio sempre dei brevi recap. In questo caso vogliamo selezionare il riempimento con un motivo, quindi sappiamo che dobbiamo andare qua a motivo e vedete già ad una prima occhiata che è cambiato notevolmente il menu del nostro, riempimento a motivo. Le avete tutte già qua in rapida visualizzazione, possiamo andare addirittura a selezionare, a dividerli per tipologia, vedete, geometrici, patterns eccetera. Andiamo a scegliere ad esempio questo muro e qui possiamo fare numerose modifiche direttamente al nostro pattern, al nostro motivo. Andiamo ad esempio, vedete, ad aumentare il pattern, andiamo ad aumentare, anzi a diminuire in questo caso la scala delle Y, l'orientamento, vedete posso anche ruotare, posso fare tutte queste modifiche, posso andare a cambiare addirittura il colore del motivo direttamente, vedete, e posso fare addirittura una modifica sul disegno, quindi se io clicco modifica su disegno mi si aprono questi classici nodi, faccio uno zoom con CTRL e rotellina del mouse, con il quale io posso andare a ruotare, vedete, se clicco sul tondo, se clicco su questo quadratino vado a modificare le dimensioni e se tengo premuto il CTRL in scala proporzionale le vado a modificare e se clicco su questo vado a spostare, vedete, sull'asse delle X e delle Y il mio pattern, quindi veramente un nuovo e molto molto utile e immediato menu del riempimento a motivo. Per farvi vedere invece questa nuova funzione vado a scrivere un bel testo e lo vado a, tenendo premuto come avevo visto con Shift e il colore nero, vado a fare uno stroke, quindi un colore di contorno nero e voglio andare in questo caso sempre nel nostro menu di riempimento, voglio andare ad agire sulla sfocatura, quindi seleziono il mio oggetto e vado ad agire sulla nostra sfocatura che come abbiamo visto è qua in questo menu, vedete questo slide. Io però cosa posso fare in questo caso? Se vado su nodi, vedete che mi appaiono i nodi anche della sfocatura. Quindi grossa novità perché io posso andare ad agire su, vedete, proprio sulla direzione della sfocatura. Voglio agire sulla sfocatura solamente orizzontale, agisco così, sfocatura solamente verticale, agisco così, quindi do già una sfocatura di movimento già direttamente, quindi veramente molto molto interessante per fare soprattutto degli effetti eventualmente sulle scritte, ad esempio di sfocatura di movimento, quindi molto 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 interessante. E visto che siamo sulle scritte, faccio un rapido CTRL Z per annullare, visto che siamo sulle scritte, quindi sui testi, io posso andare ad agire sul mio nuovo menu dei font, vedete qua in alto c'è questa nuova icona, seleziona collezioni di caratteri, quindi sono state introdotte le collezioni di caratteri. Questo significa che io posso andare a individuare determinate categorie dei miei font, ad esempio quelli recenti o quelli di documento o quelli ad esempio preferiti, quindi io posso andare ad utilizzare e a visualizzare solamente i font documenti, quindi qui avrò solamente questi. Se io vado a selezionare quelli recenti avrò questi tre, ma io posso andare a apri editor collezioni, posso andare, vedete qui ho questi miei due, posso andare a
Ad aggiungere, quindi clicco, metto preferiti e vedete che qua mi appare preferiti nella mia collezione, e aggiungo ad esempio l'Algerian, prendo e vado direttamente in preferiti, prendo l'Agency, prendo l'Aleph e metterlo in preferiti, e se io scorro giù con la freccettina vedete che ho i miei 3 font che posso andare ovviamente a cancellare. Una volta fatto questo io seleziono i preferiti, vado qui e vedete che ho esattamente quelli che io ho inserito prima. E ora vado ad agire su quella che è forse la principale novità di Inkscape 1.3, che è questo tasto qui, questo strumento crea forme con lo strumento booleano X, vedete tasto shortcut, quindi scorciatoia da tastiera X. Se io clicco qui sopra su questo tasto o spingo sulla X, ovviamente avendo selezionato delle forme, quindi io vado a selezionare le mie 3 forme, clicco su X e vedete che lui mi crea questa maschera con la quale mi dice ok, tu hai queste forme selezionate, come le vuoi modificare? E vedete che qui mi appare questo menu con il quale io ho un add, quindi un aggiungi, o un sottrai, un elimina. Quindi cosa significa? Significa che se io sono qui su add e vado con il mouse senza cliccare sulle mie forme, allora intanto vedete che lui è come se ci avesse spezzato tutte le forme a seconda di dove loro si intersecano, vedete? Quindi questa mi ha creato una forma qui, una forma qui, una qui, una qui, una qui, indipendentemente da dove si trova nel livello, quindi sia che questo sia sopra o sotto, che questo sia sopra o sotto a questo, lui mi dice ok, questi tracciati, queste forme si intersecano, quindi io te le taglio, poi vedi tu cosa fare. Quindi vedete che se ci passo sopra mi dice cosa vuoi fare, io tengo spinto, in questo caso avendo il più, quindi l'add, tengo spinto e vedete che lui mi appare di blu, io tengo spinto e vado giù e vedete che mi ha unito questa forma, vado ancora giù, mi ha unito questa forma, rilascio e vedete che mi ha creato una forma unica con le mie 3 forme precedenti. Faccio la stessa cosa con queste due, quindi tengo spinto e tengo spinto e vedete che mi ha creato un'altra forma con le mie 2 precedenti, chiaramente sono separate perché io ho lasciato il mouse e l'ho rispinto successivamente. Avessi tenuto spinto dall'inizio alla fine mi avrebbe creato una forma unica. Do completato, spingo invio e vedete che lui mi ha creato le mie 2 forme separate, vedete? Quindi questo è veramente uno strumento che c'era già in Affinity ad esempio o in Adobe Illustrator, è stato introdotto perché mancava in Inkscape ed è veramente uno strumento che fa risparmiare tantissimo tempo e fa creare dei progetti e delle forme veramente in maniera molto rapida e molto più comoda. Torniamo indietro, andiamo a vedere la sottrazione. Un'altra cosa, quando lui aggiunge tiene conto della direzione, cioè se partite da qui lui terrà buono il colore giallo e lo applicherà a tutte le successive unioni. Se io tengo spinto, inizio da qua e vado su, mi creerà un motivo unico da questo motivo. Quindi ad esempio proviamo, vado a selezionare tutte e 3 le forme, clicco su questo crea forme e vado ad esempio a prendere qui e vado ad unire tutte le mie forme, clicco su invio e vedete che mi ha creato proprio il motivo unico ed una forma unica con le mie forme precedenti. Clicco su CTRL Z, annullo e vado ora a selezionare e fare un elimina, quindi un sottrai. In questo caso se io passo sopra vedete che mi appare il viola, quindi il viola, e se io tengo spinto mi appare il rosso scuro, insomma il rosso più intenso. Vado a selezionare queste 3 e vedete che lui mi ha tolto queste forme e quindi mi ha creato la risultante sono queste 2 forme che io ho fatto rimanere. Spingo su invio e infatti vedete che lui mi ha mantenuto queste 2 in basso, ovviamente separate perché comunque lo strumento crea forme taglia. Avrei dovuto eventualmente unire queste 2 se avessi voluto mantenere la forma unica. Quindi se io faccio ad esempio un incontrario, vado a tagliare la parte bassa, quindi X, e vado qui ad esempio, anzi facciamo così, io posso fare questa parte e questa parte, vedete ho tolto questa e tolto questa, clicco su invio e vedete che lui mi ha
praticamente generato delle forme da questa parte qui con questa parte, questa che sono state eliminate e questa sotto. Quindi veramente uno strumento esagerato, veramente, che permette di fare e di progettare delle forme incredibili. Torniamo indietro, perfetto. Un altro strumento veramente molto interessante, tolgo questo e lo vado a mettere più in basso perché voglio farvi vedere, anzi no, voglio utilizzare la stella, quindi torno indietro e prendo la stella e la metto qua in alto perché voglio andare a modificare i nodi di questa stella. Quindi vado qui sul mio strumento nodo, non è ovviamente un tracciato, quindi faccio da oggetto tracciato e lui mi crea i nodi. In questo caso un tasto che è stato aggiunto allo strumento nodi qui in alto, vedete, è questo qui, è aggiungi angoli, LPE, cioè aggiungi l'effetto su tracciato angoli al tracciato. Quindi cosa significa? Significa che se io vado a selezionare questo nodo qui e vado a cliccare questo tasto, vedete che lui mi fa apparire questo punto tondo che io vado a spostare a mio piacimento. Vedete che ho questi due segnali, queste due frecce, e lui mi va a stondare quel vertice. Quindi veramente in un passaggio unico posso andare a modificare i miei vertici e a stondarli come meglio preferisco, a metterci la curva. E se io vado ad esempio a selezionare più nodi contemporaneamente, quindi ad esempio questi qua di questa parte, io vado al variare di 1, vado a variare tutti i vertici che io ho selezionato e l'intensità della curva ovviamente la decido io. Quindi vedete adesso tutti questi ovviamente risulteranno essere non più vertici ma curve, e infatti vedete che ci ha creato proprio la nostra bellissima curvatura. Quindi veramente strumento molto 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 veloce. Facciamo un bel CTRL Z, quindi annulliamo e ritorniamo alla nostra forma più o meno iniziale, eccola qui. E altra cosa molto importante è all'interno del menu tracciato abbiamo due nuove voci ed è spezza e appiattisci. Cosa significa? Vedete, se andiamo su spezza, il suggerimento ci dice spezza uno o più oggetti sovrapposti in tutti i possibili segmenti, e quindi se noi andiamo a selezionare questi due tracciati, quindi questo più questo, la stella più il rettangolo, e facciamo un bel tracciato spezza, vedete che lui ci spezza proprio, vedete, tutte le possibili intersezioni ce le spezza. È un po' è come se fosse una parte di creaforme, però con un tasto che direttamente ci crea questa funzione di spezza tracciato, ed è veramente utilissimo, anche perché se voi potete fare direttamente così su un tracciato, ad esempio andate a fare un tracciato di questo tipo, selezionate facciamo un riempimento, niente, selezionate questo tracciato e selezionate quest'altro tracciato e fate un spezza, vedete che lui vi crea direttamente le parti che a voi interessano. Quindi potete fare veramente delle forme, giocare con le forme, creare delle forme da tracciati diversi, quindi molto molto veloce, molto interessante, molto bello. Facciamo un bel CTRL Z e invece andiamo a fare un appiattisci. Il suggerimento ci dice appiattisce uno o più oggetti sovrapposti nelle sole loro parti visibili. Significa che se noi andiamo a selezionare tutti e tre e facciamo un tracciato appiattisci, lui ci ha appiattito i livelli e ce li ha tagliati, cioè qui se io adesso sposto il rettangolo non avrò più il rettangolo pieno, ma avrò solamente la parte visibile del mio rettangolo, la parte visibile della mia stella, la parte visibile del mio cerchio, in forme separate, perché è come se fosse stato appiattito e l'appiattimento avesse tagliato le nostre intersezioni. Quindi ha creato delle forme solamente dagli elementi visibili. Ultima veramente grande altra novità di Inkscape 1.3 è il menu tracciati, effetti su tracciato. Quindi se noi andiamo a selezionare un tracciato, in questo caso la stella, e andiamo su tracciato, effetti su tracciato, l'abbiamo visto in vari tutorial, tra l'altro vi ricordo che all'interno del canale ci sono tanti video dedicati a Inkscape per imparare veramente a fondo, quindi vi invito ad andare
a vedere tutta la mia playlist su Inkscape in modo da imparare bene questo programma veramente fantastico. Abbiamo utilizzato varie volte gli effetti su tracciato, soprattutto il deformazione busta o l'envelope deformation, se vi ricordate. Qui vedete che avete un nuovo menu degli effetti su tracciato. Se noi andiamo a scrivere un deformazione, vedete che ci viene in automatico in aiuto la ricerca qui sulla barra, quindi deformazione a busta, ma possiamo anche andare, vedete, abbiamo in questo menu a tendina, abbiamo tutti gli effetti su tracciati, in questo caso divisi per tipologia, quindi modifica strumenti, distorsione, genera, e vedete che qui nella distorsione abbiamo la deformazione a busta o la prospettiva busta, quindi molto più immediato, molto più semplice e in un'unica pagina. Vi ricordate che era molto più grande la visualizzazione precedente e un po' generava una dispersione. Se noi andiamo a selezionare deformazione a busta, in questo caso anche qui molto immediato il menu, possiamo andare ovviamente a modificare, avete il menu qui a tendina nel quale potete andare a comprimere tutte le opzioni e a rendere visibile o invisibile l'effetto sul tracciato che state lavorando, e possiamo aggiungere ulteriori effetti sul tracciato, quindi ad esempio trasforma per 2 punti, vedete, e possiamo in questo caso, vedete, sempre comprimere in maniera tale da andare ad applicare uno dopo l'altro tutti gli effetti che vogliamo e andare a vedere per ciascuno l'effetto che fa sul nostro tracciato. Quindi menu molto più immediato e utile. Bene, abbiamo visto 9 variazioni veramente molto importanti, alcune veramente incredibili, come lo shape builder, cioè il creaforme, o anche la curvatura dei nodi e molte altre. Spero di avervi fatto cosa gradita. Venitemi a trovare sul mio profilo Instagram, vero_ro_academy. Datemi come sempre, come state facendo in tanti, delle nuove idee per nuovi video. Vi invito a mettere un mi piace, a lasciare un commento o a sostenermi tramite un super grazie per farmi una donazione. Se vi piace il mio